Ciao a tutti, ciao, benvenuti nel mio canale e ben ritrovati. Allora, nuova creatura con un colore meraviglioso che sa veramente di primavera. Allora, è una creatura veramente versatile perché io l'ho realizzata a maniche corte, ma si può fare a gilet. E può diventare un bolerino se fatto più corto ancora se vogliamo fare un coprispalle, un cardigan, come lo vedete, con manica corta o manica lunga. E ovviamente possiamo allungarlo fin dove noi vogliamo e creare magari un cardigan lungo, tipo spolverino. Allora è facilissimo da fare, inutile dirvelo. Qui partiamo con tre pannelli, sono un pannello della schiena e due laterali. Vi faccio vedere come allargarlo eventualmente necessitasse anche nella parte sul davanti, quindi se avete bisogno di più spazio per il seno, nessun problema, vi faccio vedere come fare le rifiniture. Andiamo a fare insieme questo cordino che è tridimensionale, anzi ha 4 dimensioni a dir la verità. Quindi nel frattempo vi faccio vedere, magari lo sapete già fare, però per chi non lo sa fare lo faccio vedere. Insomma, come al solito andiamo a realizzarlo insieme, passo dopo passo. Questa è la parte della nostra schiena, quindi andremo, ecco, per chi ha già realizzato il Bactus Attimo, sa già come fare questo punto, ma io vi faccio vedere come farlo per esteso, quindi come realizzare con questo punto un cardigan e ci divertiremo, ci divertiremo. L'unione va scomparsa dei due pannelli, come vedi. Insomma, io spero che vi piaccia tanto quanto piace a me. Come al solito vi chiedo di farmi capire se vi piace con un messaggino e rimanete con me. Andiamo al tutorial. Allora, partiamo con un po' di teoria, molto molto basilare. Ok, ciò che andremo a fare sono tre pannelli. Il primo è quello della schiena e gli altri due sono quelli i laterali frontali. Ok, quindi partiremo in questa direzione dal fianco, ok, e andiamo verso l'altro fianco. Quindi lavoreremo questa catenella che svilupperà la larghezza totale della nostra schiena, quindi semplicemente andando avanti come ora vi mostro. E questa è una. In seguito, dopo aver fatto il pannello dietro e quindi abbiamo capito la dimensione che ci occorre, faremo altri due pannelli identici ma leggermente più piccoli del retro, nel senso i due davanti saranno lunghi uguale al nostro dietro, questo senza meno, ma non faremo la metà del pannello, ma un pochino meno, perché in questa parte lasceremo la parte del nostro scollo dietro. Qui lo vedete davanti, ma sarà lo scollo dietro, quindi lasceremo questa parte per poi in un secondo momento andare eventualmente a recuperare la larghezza mancante, ma lo faremo poi dopo. Inizialmente andremo proprio anche per i pannelli, ma lo vediamo poi avanti, in questa direzione e vi dirò poi le mie misure in modo tale da più o meno orientarvi. Ok, quindi sarà molto semplice. Il calcolo, cioè, si potrebbe fare anche senza multipli, nel senso che l'importante è rispettare il multiplo di 10, poi proseguire senza multiplo come io ti faccio vedere e aggiungere ovviamente delle catenelle in più e le catenelle avanzate nella parte finale le puoi disfare. Io ti faccio vedere invece come faccio col mio multiplo, quindi il multiplo di 10 più 7. Quindi tu farai semplicemente un multiplo di 10
e quando hai fatto il tuo multiplo di 10, per esempio io ho fatto 100 catenelle, quando hai fatto il multiplo di 10 aggiungi 7 catenelle, ma lo facciamo insieme. La manica la faremo insieme il cordino, che è un cordino direi tridimensionale ma a quattro facce, quadrimensionale se si può dire, a quattro facce, lo faremo insieme. E il filato che ho usato, le misure te le do subito dopo, così da darti un orientamento sul mio usando il mio filato. Poi ovviamente potete usare qualsiasi, il mio, cioè non che lo vendo io, attenzione, il filato che ho usato io. Potete usare qualsiasi tipo di filato, qualsiasi, da quello più sottile a quello più spesso, è indifferente. Quindi prendi un gomitolo, ok? Un gomitolo. Io ti dico che per realizzare il giacchino, il cardigan, come vogliamo chiamarlo, io non so più se chiamarlo giacchino, cardigan, non lo so perché, io lo chiamo cardigan, dai. Copri canotta, copri spalle, perché se lo facciamo anche più corto diventa un coprispalle, cioè è molto versatile come progetto. Comunque io ho utilizzato 200 grammi di filato, perché io ne avevo 300 e mi sono rimasti uno e uno due, questo l'ho sfascettato perché me ne è servito proprio un pezzettino, quindi ho usato 200 grammi di filato. Ripeto, in un lotto ce ne sono 6. Questo è un filato in seta e anti-pilling, quindi sarà un acrilico. Seta al 90%, anti-pilling al 10%, e un filato da lavorare con l'uncinetto 3,5, 3, 3,5, a seconda poi della tensione della propria mano, e morbido, neanche dirvelo, è di una morbidezza notevole, setoso, leggermente brillante, come naturalmente brillante direi, non lucido, però brillante, è abbastanza ritorto, non tantissimo, ma vedi, non ha i fili singoli, è abbastanza ritorto, e l'ho pagato questi 6 su Temu, l'ho preso ovviamente, e l'ho pagato 6,40 € più o meno, 6 di questi gomitoli, quindi praticamente io con 5 € mi sono realizzato il mio giacchino o cardigan che si voglia dire, con un filato meraviglioso, già lavato, stupendo, stupendo veramente. Ok, ma voi prendete il filo che desiderate, tant'è che vi mostro, io ne sto facendo un altro in rosso, come puoi notare. Questo è più sottile, qui praticamente, per avere più o meno la stessa lunghezza, ho dovuto inserire 130 catenelle, mentre per questo filato che è più spesso, qui lo sto usando, questo qui, questo tra l'altro è un filato che mi ha regalato un'amica, e questo con il numero 3 di uncinetto, mentre questo col 3,5, quindi è più sottile come filato, e quindi in base al filato che hai tu farai la tua catenella e vedrai quante catenelle ti occorrono per arrivare a questa dimensione, quindi da spalla ai fianchi o da spalla alla tua vita, in base a come tu lo vuoi fare lungo, ok? Perché partiamo dalla lunghezza, ok? Non dalla larghezza. La larghezza la creiamo poi dopo. Lo puoi ovviamente realizzare anche per una bambina di qualsiasi età. Tu calcola solamente la lunghezza che ti occorre. Detto questo, partiamo intanto col pannello dietro. Allora, se tu devi lavorare il tuo filato, ad esempio come il mio, con l'uncinetto 3, la catenella, 3,5, la catenella la vai a fare con l'uncinetto 4, quindi un mezzo numero in più, proprio per essere sicuri di non far tirare la catenella. E quindi usiamo l'uncinetto 4 per fare la nostra catenella. Lascia un po' di codina, inserisci l'uncinetto, fai una torsione, prendi il filo
e parti con la prima catenella che viene già calcolata, ok? Quindi diventa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Questo è il nostro multiplo di 10. Di 10 in 10 e tieni il conto perché poi devi farne altri due pannelli non grandi come il dietro ma per il davanti. Quindi ricomincia, qui siamo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, ok? E continua così, man mano ovviamente tu controlla che la lunghezza vada bene per te. La lunghezza di questa catenella devi farla partire dalla tua spalla e farla scendere fin dove ti occorre, quindi fianco o al ginocchio se vuoi fare uno scamiciato, insomma, falla scendere. Ok, io ho fatto le mie, tu fai finta che ne abbia fatte 100, le mie 100 catenelle, in realtà io ne ho fatte 50, è comunque un multiplo di 10, quindi tu vai avanti per le tue catenelle come ti ho detto, però in questo punto quando hai fatto il tuo multiplo di 10 sei arrivata alla lunghezza, fermati e prendi nota delle catenelle che tu hai fatto, perché poi sarà difficile contarle, quindi scrivilo da qualche parte. Ci servirà per le parti davanti. Allora, abbiamo fatto il nostro multiplo di 10, adesso togli l'uncinetto numero 4 nel mio caso e vai a prendere l'uncinetto 3,5, quello che ci servirà per tutta la lavorazione. Da questo punto, questa è la mia 100ª catenella, da questo punto dobbiamo fare 7 catenelle, quindi 1, e metti il dito sulla prima che hai fatto adesso, che sarebbe la 101ª, quindi tieni il dito su questa e devi farne altre 6, quindi in totale 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ora, se non hai più il dito sulla catenella, torna indietro di 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e dovrai puntare l'uncinetto sulla settima, ok? Ma non con una maglia alta, ma con una maglia altissima. Quindi metti il filo sull'uncinetto 2 volte e punta l'uncinetto nella settima catenella d'inizio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e questa. Non, ecco, prendila magari sotto, nella parte sotto, qui. Entra, prendi il filo e lavora le asoline 2 a 2, quindi 1, 2 e 3. Ok, siamo partiti. Adesso mi fai 3 catenelle, 1, 2 e 3. Mi salti dopo la maglia lavorata, mi salti 5 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Nella quinta entri, quindi me ne salti 4, nella quinta entri e fai una maglia bassa. Ora 3 catenelle, 1, 2 e 3. 2 volte il filo sull'uncinetto, andiamo dopo la maglia lavorata a calcolare 4, a saltare 4 catenelle di base, 1, 2, 3, 4, nella quinta entra e fai una maglia altissima. 5 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4 e 5. 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto e andiamo a fare una maglia altissima, quindi chiudiamo 2 a 2, così, e vai di nuovo con 3 catenelle di separazione, saltami 1, 2,
3, 4 catenelle e nella quinta una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, 2 volte il filo sull'uncinetto, dopo la maglia lavorata conta 1, 2, 3, 4, nella quinta entri e fai la maglia altissima. 5 catenelle di separazione, 3, 4, 5, 2 volte il filo sull'uncinetto nello stesso punto, qui entra e fai la maglia altissima, quindi 1, 2 e chiudo. Aspetta che mi metto un pochino meglio. Ok, vai con 3 catenelle di separazione, vai a fare, salta 1, 2, 3 e 4 maglie di base, nella quinta maglia bassa, 3 catenelle di separazione, 2 volte il filo sull'uncinetto, salta sempre 4 catenelle, nella quinta entri e fai la maglia altissima, 5 catenelle di separazione, di nuovo una maglia altissima. Dopo aver fatto la V con le maglie altissime, 3 catenelle di separazione, salta 1, 2, 3, 4, nella quinta mi fai una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, 2 volte il filo sull'uncinetto, saltane 4, 1, 2, 3, 4, nella quinta maglia altissima, con 5 catenelle di separazione, di nuovo maglia altissima, rientra nello stesso punto e fai la maglia altissima. Ora 3 catenelle di separazione, scendi e guarda dopo la maglia lavorata 1, 2, 3, 4 e 5, maglia bassa, 3 catenelle di separazione, 2 volte il filo sull'uncinetto, 1, 2, 3, 4, questa è l'ultima che mi calcola la quinta e vado a fare, tu ovviamente continua come abbiamo fatto finora e vado a fare la mia maglia altissima, qui alla fine solo 2 catenelle e di nuovo una maglia altissima. Ok, così abbiamo fatto, ovviamente la tua stringa è più lunga, abbiamo fatto la nostra prima riga, quindi sostanzialmente siamo partiti con le nostre 6 catenelle che praticamente sostituiscono la nostra maglia altissima e le 2 catenelle, no? Perché si finisce e si inizia senza in modo uguale. Poi le 3 catenelle sono quelle di separazione con la maglia bassa, mentre le 5 catenelle sono all'interno della nostra V, quindi tu troverai sempre 5 catenelle all'interno della V e 3 catenelle invece al di fuori della V, ok? Quindi qui ne hai 3, 3, 5, 3, 3, 5. Poi c'è la V e la nostra maglia bassa e abbiamo saltato sempre 4 maglie basse entrando nella quinta. Se hai fatto le cose per bene ti ritrovi esattamente nella posizione in cui mi ritrovo io, cioè iniziale con l'inizio e la fine nello stesso modo, quindi dobbiamo partire in questo modo, scusami, in questo modo con la sostituta della maglia altissima, le 2 catenelle, e finire con la maglia altissima, le 2 catenelle e ovviamente la V, no?
e una V con 2 catenelle. Quindi inizio e partenza del primo giro finito. Ovviamente tu l'avrai lunga quanto occorre a te. Andiamo avanti con il secondo giro. Andiamo a fare 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Gira il tuo lavoro. Perché 4 catenelle? Perché sostituiamo la prima, quella delle maglie basse, ok? E le 3 catenelle di separazione, quindi in totale 4 catenelle che vanno sopra la nostra V. 2 volte il filo sull'uncinetto, salta questa V, vai sul punto basso, questo, e vai a fare una V con maglie altissime, quindi chiudendo 2 asoline alla volta. Come sai, quando c'è la V devi fare 5 catenelle di separazione, 2, 3, 4 e 5. 2 volte il filo sull'uncinetto, entra nel punto basso e fai un'altra maglia altissima. Così. Ora 3 catenelle di separazione. Vai all'interno della V, proprio dentro, e mi fai la prima maglia, la maglia bassa, che non è la prima, la maglia bassa. 3 catenelle di separazione, 2 volte il filo sull'uncinetto e sulla maglia bassa entri, prendi il filo e fai la maglia altissima. Questa è l'una. 5 catenelle di separazione, 2, 3, 4 e 5. Di nuovo 2 volte il filo sull'uncinetto, entra nella maglia bassa e fai la maglia altissima. 3 catenelle di separazione, entra nella V e fai la maglia bassa. 3 catenelle di separazione. 2 volte il filo sull'uncinetto, nella maglia bassa, come vedi si sta ripetendo il lavoro. Andiamo a fare la maglia altissima con 5 catenelle di separazione. Per fare la V ce ne vanno 2 maglie altissime. Ok, così. Poi mi fai 3 catenelle di separazione, vai nella V e fai una maglia bassa. Ok? Devi continuare per tutte le maglie che hai, quindi dopo la maglia bassa 3 catenelle di separazione, maglia altissima sulla maglia bassa, quando c'è la maglia altissima devi fare 5 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto, completiamo la V con la nostra maglia altissima. Ora, dopo aver fatto la maglia, ci vanno 3 catenelle e dentro la V maglia bassa, 3 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto, vai nella maglia bassa e fai la maglia altissima con 5 catenelle. Di nuovo 2 volte il filo sull'uncinetto, entri, maglia altissima e abbiamo completato anche questa V. 3 catenelle, continua così, continua in questo modo per tutte le maglie che tu hai. 3 catenelle e poi andrai nella V a fare la maglia bassa, 3 catenelle e nella maglia bassa farai maglia altissima, 5 catenelle, maglia altissima. Come finisce il secondo giro? 3 catenelle, perché dopo la V ci vanno sempre 3 catenelle, entra nella V che abbiamo qui, questa, entra in questo modo e fai la maglia bassa. Quindi siamo partiti con la maglia bassa sostitutiva e le 2 e le 3 catenelle, ok? In totale quindi avevamo 4 catenelle e finiamo con
3 catenelle e la maglia bassa che viene chiusa dentro la V del giro precedente. Questo è il secondo giro. Andiamo a fare adesso il terzo giro. Il terzo giro parte con 6 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Gira il tuo lavoro, 2 volte il filo sull'uncinetto, rientra nella stessa maglia bassa di partenza e mi fai una maglia altissima. E qui abbiamo di nuovo la V di partenza, dove 4 maglie, 4 catenelle ci sono servite per sostituire la maglia alta e 2 catenelle di separazione, perché la V iniziale con le maglie altissime, no alta, altissime, hanno solo 2 catenelle di separazione. E poi si procede come sempre, quindi abbiamo 3 catenelle, andiamo nella V maglia bassa, 3 catenelle, andiamo nella maglia bassa e andiamo a fare una maglia altissima, 3, 4, 5 catenelle, rientriamo e facciamo un'altra maglia altissima. È sempre l'una a tenerci compagnia. Poi 3 catenelle di separazione, maglia bassa nella V, 3 catenelle di separazione, nella maglia bassa una V con la maglia altissima e 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5. Rientriamo un'altra volta e facciamo la nostra maglia altissima. Dopo la maglia altissima 3 catenelle e dentro la V del giro sottostante una maglia bassa e di nuovo 3 catenelle. Ok, nella maglia bassa andiamo a fare maglia altissima, 2, 3, 4, 5 catenelle. Ok. Ok, 1, 2, 3. Entriamo nella maglia, una maglia bassa, 1, 2, 3, 2 volte il filo sull'uncinetto, nella maglia bassa 1, 1, 2, 3, 4 e 5. Concludiamo, 2, 3, tu vai avanti ovviamente per tutte le maglie che hai, una maglia bassa, poi 3 catenelle, 1 e 2. Attenzione, la fine del nostro terzo giro. Allora hai le due catenelle, hai avvolto 2 volte il filo sull'uncinetto. Ora devi andare in questo punto, guarda, questa è la catenella del giro sottostante, vedi questo? Questo deve entrare qui e qui, così si blocca bene. Prendi il filo e fai la tua maglia altissima e la fine lo sai, vedi come viene bloccato meglio? Poi fai 2 catenelle di separazione, 2 volte il filo sull'uncinetto, ritorna nello stesso punto, prendi il filo e chiudi 2 a 2. Ok, abbiamo fatto insieme i 3 giri. Quelli che tu devi seguire sono il giro numero 2 e il giro numero 3. 2 e 3 sono i giri che io vi inserirò proprio sotto questo video in descrizione. Penso di farlo anche nel primo messaggio se ci riesco, in modo tale che voi, dovendo ripetere il secondo e il terzo giro, vi lascerò proprio il punto in cui parte il secondo giro
e il terzo giro, in modo tale da non fare avanti e indietro, ma cliccando sopra i link che io ti lascio puoi guardare il secondo e il terzo giro in continuazione, più che altro per l'inizio e la fine, perché sicuramente hai già compreso come andare avanti nella parte centrale. Tra l'altro abbiamo fatto anche lo scialle attimo, quindi con questo punto qui, quindi se l'hai già fatto più o meno il punto lo conosci, magari solo un rinfrescare la memoria, ecco, con questo magnifico progetto. Ecco, me lo sono detta, va bene, me lo sono detta. E più che altro per ricordare come si parte, perché lì, no, il discorso come partire e come finire. Quindi ti lascio appunto il link della sezione del giro numero 2 e del giro numero 3. E quando abbiamo realizzato le 3 parti, adesso lo sto tenendo fermo in questo modo per farti vedere, cerca, aiutati con dei marcapunti per segnare le tue spalle. Lascia una parte, dopo la guardiamo sul tavolo lavoro, lascia una parte per il tuo collo, per il collo dietro, e punta le stesse maglie dalla parte opposta, quindi le maglie della spalla destra uguale alle maglie ovviamente della spalla sinistra. Nello stesso modo tieni un segnapunto per l'ampiezza dello scalfo che tu desideri, ok? E quindi ci rimarrà poi da chiudere questa parte qui. Ok, adesso andiamo vedi, sul tavolo lavoro per chiudere queste parti che ti ho menzionato e ti do qualche misura. Che ne dici? Di darti le mie misure, se può servirti d'aiuto. Allora, qui abbiamo innanzitutto, aspetta che mi metto meglio, ok, da spalla a spalla, spero che rientri in tutta l'inquadratura, abbiamo circa 41, io ho 41, ho 16 nella parte, circa 16 senza tirare, 16 nella parte della parte avanti del mio corpo, quindi la metà del mio corpo, che non è la metà perché ovviamente c'è la parte centrale, quindi 16 e ovviamente 16 dall'altra parte. Abbiamo circa, perché poi magari se faccio i conti non tornano, però circa 8 centimetri per il mio collo, quindi 8 centimetri qua. Ti dico circa proprio perché l'ho messo così solo per darti un'idea, se tiro ovviamente perché è molto elastico. Abbiamo qualcosa sotto? Sì, ok. Come scalfo mi sono tenuta 18 centimetri. Ok, adesso queste sono le mie misure, le misure che ho scelto per me. Vedi tu, vedi che questa sarà la parte centrale che, essendo molto elastico, io tirerò, poi vediamo se voglio farci qualcos'altro. Per ora andiamo a chiudere solamente la parte sopra, ok, quello delle spalle, e i laterali, e lasciamo aperto il nostro scalfo. Ok, iniziamo dalla spalla, ok? Quindi possiamo togliere il primo marcapunto, il filo a nuovo. Allora, questa è la nostra prima maglia, questa. Mi inserisco all'interno di questa maglia, non sulla catenella ma all'interno, faccio passare il mio filo, io lo blocco a modo mio, ok? Benissimo, filo bloccato, faccio una maglia bassissima, quindi se voi partite in altro modo fate una maglia bassissima e 3 catenelle, 1, 2, 2 e 3. Andiamo a prendere la parte opposta, quindi ovviamente non possiamo prenderlo qui, ma andiamo a prenderla nella catenella, quindi cerchiamo di vedere come si allarga il punto, lasciamone 1 e 2 e nella terza, quindi lascia 1 e 2, nella terza entri
prendi il filo e fai una maglia bassissima. Questo, la maglia bassissima solo per l'inizio. Ok, ora 1, 2 e 3 catenelle. Vai nel primo archetto che trovi, questo, entri e fai una maglia bassa. 1, 2 e 3 catenelle. Vai nell'archetto dalla parte opposta, attenzione, non il primo ma il secondo, vedi? Anche qui il primo ci siamo agganciati, quindi ho lavorato il secondo. Stessa cosa qui, non questo ma il secondo archetto, entro e faccio una maglia bassa. Quindi 1, 2 e 3. Sto lavorando sul dritto, ve l'ho detto? Spero di sì. Comunque sul dritto. 3 catenelle, entro nell'archetto successivo e faccio una maglia bassa. 1, 2, 3, vado dalla parte opposta, questa è lavorata, attenta o attento, questa è lavorata, quindi vado nell'archetto successivo libero, questo, e faccio una maglia bassa. Posso togliere il mio marcapunto. Ok, e ripeto 1, 2, 3 catenelle, archetto libero, maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle, archetto libero dalla parte opposta, questo, non questo, questo è libero, maglia bassa, 1, 2, 3, archetto libero, maglia bassa, 1, 2, 3, vado dalla parte opposta, archetto libero, maglia bassa, 1, 2, 3, archetto libero, maglia bassa, 1, 2, 3, visto che è corto lo facciamo insieme, questo è occupato, vedi? Quindi io vado in questa che è libera, maglia bassa. Ok, ce n'è ancora un pochino, quindi continua così fino alla fine. Sono alla fine, 1, 2, 3 catenelle, vado dalla parte libera, eccolo qui, l'ultimo punto è qui, perché questa è impegnata, questa è libera, quindi posso toglierlo. Vado nell'ultima maglia, questa, fammi vedere qui se l'ho chiuso, sì, l'ho chiuso proprio qui dentro, quindi quando lo chiudo non lo chiudo qui ma lo chiudo all'interno della maglia e faccio una, devo farlo uguale, puoi scegliere se farla maglia bassa o maglia bassissima qui, e facciamo una maglia bassa, 1, 2 e 3 e chiudo lasciando le 2 catenelle nella terza, vedi, 2 le ho lasciate e sono entrata nella terza e faccio una maglia bassa. Prima di tagliare il filo controlliamo, perché anch'io posso aver dimenticato qualche ventaglietto. Allora, sono tutti presi, tutti presi. Te ne accorgi se per caso ne hai saltato qualcuno, perché vedrai un buco più grande. Qui va tutto benissimo. E invece qui cosa c'ho? Invece no, aspettami. No, è giustissimo. No, perché ci sono le 3 catenelle che mi portano più giù, non riuscivo a capire perché ero qua. È giustissimo. Quindi questa sarà la nostra chiusura sulla spalla, ok? Sulla nostra spalla, la stessa cosa la farai per la spalla opposta. Io trovo che sia veramente indicata come chiusura, e idem anche da questa parte, quindi partirai da sotto con le maglie bassissime, quindi maglia bassissima, 3 catenelle, maglia bassissima nel primo punto, vai a fare la stessa cosa in tutti gli archetti alternando e arrivi fino allo scalfo che hai deciso. Quindi
semplicemente seguendo il tipo di chiusura che ho fatto qui sulla spalla. Chiudiamo anche il nostro fianco e ci ritroviamo. Allora, ho visto che potrebbero esserci dei problemi per chiudere il fianco, quindi ho preferito registrare anche questa parte. Il fianco potrebbe presentarsi in questo modo, cioè questo è l'inizio della nostra chiusura, quindi questa parte combacia con questa, quindi noi abbiamo agganciato, anzi ripartiamo proprio da insieme. Aspetta, prima di ripartiremo insieme. Questa parte combacia con questa, quindi come vedi avremo questo archetto insieme a questo, perché dobbiamo far combaciare le parti. Poi abbiamo questo archetto con questo, poi qui abbiamo, ecco, qui ti ritroverai con un archetto e una V al contrario. Quindi adesso vediamo insieme come, perché se noi andiamo su questo archetto e su questo poi non ci troviamo con i punti, quindi dobbiamo sempre far combaciare punto per punto. Quindi ripartiamo da a monte. Devi solo, adesso a prescindere da come tu ti ritroverai, ok? Allora, dopo aver agganciato il tuo filo, come abbiamo fatto per la spalla, fai le tue 3 catenelle e vabbè, qui è semplice, vai nella parte iniziale di questa maglia, entri, prendi il tuo filo e lo porti dentro con una maglia bassissima. Abbiamo detto che iniziamo con una maglia bassissima, in questo modo. Poi come al solito si fanno le 3 catenelle, qui non cambia. Attenzione però, occhio, questa V fa parte di questa, quindi queste 3 catenelle le bloccheremo in questo archetto, il primo. Comunque sia, in ogni caso e comunque tu ti trovi per la chiusura, cerca di far combaciare i punti. Poi riparti con le 3 catenelle, vai dalla parte opposta, quindi allora abbiamo detto che questo fa parte di questo. Ok, quindi questo, ecco la parte opposta è questo archetto, questo qui. Così, 3 catenelle, andiamo nell'archetto successivo, qui ci sta, 3 catenelle, andiamo nell'archetto successivo e ci sta anche qui, 3 catenelle, ok, e qui invece che non ci si ritrova più. Allora a questo punto andiamo nella maglia a V contraria e facciamo la maglia bassa, 3 catenelle, e andiamo nell'archetto successivo, quindi non sarà speculare ma dobbiamo adattarci in questo modo, quindi 1 2 e 3 catenelle. Qui abbiamo l'archetto che è speculare, quindi archetto, 1 2 e 3 catenelle, andiamo dall'altra parte e speculare, ripeto, quindi va bene, 1 2 e 3 catenelle, andiamo a vedere il lavoro. Ok, qui va ancora bene, vedi che combaciano maglia bassa e i 2 archetti, quindi entro nell'archetto verso di me e faccio la maglia bassa, 3 catenelle, vado nell'archetto dietro, maglia bassa, e qui ci ritroviamo di nuovo, vedi, con la V capovolta e la V aperta, quindi 3 catenelle, andiamo a raggiungere la V capovolta che è questa e andiamo a fare qui la maglia bassa, 3 catenelle e andiamo nella V aperta che gli fa da specchio. Ok, di nuovo 1 2 e 3 catenelle, archetto, questo vedi, archetto archetto, questo l'abbiamo lavorato, quindi qui 1 2 e 3, prendi l'archetto speculare, questo, ok, quindi qui abbiamo la maglia bassa,
quindi possiamo entrare in questo e in questo, quindi 1 2 3, vado in questo e faccio la maglia bassa, 1 2 3 e maglia bassa. Qui abbiamo di nuovo la V chiusa e la V aperta, quindi 1 2 3, entro nella V chiusa, maglia bassa, 1 2 3, vado a cercare la V aperta e maglia bassa. Facendo in questo modo noi riusciamo a fare la chiusura anche se non, vedi, anche se i punti non corrispondono, ok? Quindi devi solo trovare il modo di chiuderlo anche se non corrispondono, trovando la posizione giusta. Questo è uno dei casi. Adesso io proseguo e chiudo anche l'altro lato. Cucito le parti, potete decidere anche di fermarvi e lasciarlo così, tipo un gilet. Guardate che bello che diventa. Quindi potete decidere di lasciarlo così oppure di realizzarle le maniche se volete. Potete realizzare le maniche in questo punto come farò io. Parliamo ora delle maniche assolutamente facoltative. Io me le faccio e vi faccio vedere come realizzarle. Ovviamente potete realizzarle nella lunghezza che desiderate voi. Io le farò cortine e quindi vi propongo quelle corte, però sarà un vostro gusto renderle lunghe quanto voi desiderate. Ok, ovviamente partiranno dalla base del nostro, anzi te lo faccio vedere di qua, ok, dall'ampiezza che abbiamo scelto, ok, che abbiamo scelto di desiderare per il nostro scalfo. Quindi partiremo da qui, riagganciando semplicemente il nostro filo e l'unico punto, e cercando di ritrovare il ritmo del lavoro. L'unico punto difficile è proprio la parte sotto la nostra ascella, quindi cerchiamo il punto dove noi possiamo capire come andare avanti, guardandolo anche al contrario del lavoro. Ad esempio, questa è la V, noi la vediamo ovviamente chiusa. Sulla V noi qui dovremo fare una maglia bassa, ok? Quindi come avremo fatto dalla parte sotto, faremo dalla parte sopra, quindi nell'archetto di 5 catenelle, così noi faremo nella parte sotto. Quindi ci agganciamo e andiamo a fare, agganciamoci però Marina, ci agganciamo, anche qui se vuoi io mi aggancio al centro, ok, io come al solito faccio la mia torsione dietro, ok, poi la classica catenella, rientro all'interno, a questo punto aggancio tutte e due le maglie, sono entrata qui, vedi, proprio dove c'era la catenella, rientro in tutte e due le maglie e faccio la mia prima maglia bassa. Ok, solito, dopo la maglia bassa ci sono le 3 catenelle. Poi qui dove c'è la maglia bassa io vado a fare la maglia altissima. Quindi praticamente lavoro al contrario di come vedo, 3 4 5 catenelle, rientro all'interno e faccio un'altra maglia altissima. Ok, io praticamente ciò che vedo, allora qui avevamo appunto la maglia, la V, e abbiamo fatto la maglia bassa, le 3 catenelle e la V dove c'era invece qui la maglia bassa. Io è ovvio che lo vedo capovolto, però faccio esattamente il lavoro che avrei fatto se fosse messo nella parte non capovolta, quindi dritta.
Allora, poi qui abbiamo invece questo che è praticamente l'aggancio del, diciamo, del nostro scalfo, e qui c'è la cucitura. Andiamo a vedere cosa ho fatto da questa parte, proprio dove c'è il nostro aggancio. Che è difficile poi, vedi, è talmente ben unito che è difficile capire dov'è il sottomanica, e difatti lo devo cercare. È veramente ben riuscito. L'ho trovato. Allora, vediamo un po'. Qui ho fatto la V, che è questa. Vado esattamente nel centro a fare la maglia bassa, quindi salto un archetto e l'altro archetto, salto questo e salto questo, lo metto a fuoco e faccio la maglia bassa. Quindi ciò che io vado a fare è fare le mie 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3, salto quest'archetto, vado al centro e faccio la mia maglia bassa. Ok? Quindi questa è una V, questa è una V, le 3 catenelle, la maglia bassa l'ho fatta proprio in centro, questa è la cucitura. Poi faccio di nuovo 1, 2 e 3, salto questo archetto, questo, vado in questa posizione che è dove c'è la maglia bassa con una maglia altissima e vado a fare la mia V. Aspetta che ti metto un po' più, ecco, che mi tira giù il lavoro. Ok, così. Poi faccio 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5. Sono molto vicina, rientro e faccio un'altra maglia altissima. Ok, 3 catenelle. No, sono troppo alta, troppo vicina. Così, dovrei farcela. Ok, vedi che qui c'è la V capovolta e quindi proprio qui io vado a fare una maglia bassa. Posso entrare anche decisamente da sotto, da in mezzo, ecco, maglia bassa, così. 1, 2 e 3, e dove c'è la maglia bassa capovolta entro proprio nella maglia bassa e vado a fare la mia V. 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, 1, 2, 3, dove c'è la V, qui posso entrare anche in mezzo, maglia bassa, e continuo così finché non vedo che, quindi una maglia bassa, una V ovviamente con maglie altissime e 5 catenelle. Quando trovo un altro ostacolo vi riprendo. Quando arrivi sulla spalla dove abbiamo fatto la cucitura, e avrai qualche problema, quindi è molto semplice. Adesso io non so dove sei tu, se sei più vicino a me, io faccio vedere quali sono le mie difficoltà in modo tale da proportele e tu fai il tuo ragionamento. Ok, allora per esempio, come vedi qui c'è la maglia bassa, quella più visibile, questa è una maglia bassa e quindi qui andrà la V con la maglia altissima. Di conseguenza io devo cercare un punto, perché vedi qui c'è l'unione della parte. Se qui io faccio una V, io magari qui posso fare la maglia bassa. Allora, visto e considerato che il centro dell'unione è questo, quindi io farò la maglia bassa nel centro. Vedi, questa è lo zig zag che abbiamo fatto per unire, quindi al centro faccio la mia maglia bassa, poi 1, 2, 3, quindi qui ti devi regolare, fai solo attenzione che le due maniche devono essere uguali, quindi come lo fai di qua lo fai di là. Un consiglio sarebbe usare 2 fili, cioè scusa, lavorare le maniche contemporaneamente almeno all'inizio, perché poi dopo le puoi fare come vuoi, però almeno all'inizio il primo giro
lo fai insieme, quindi fai il primo giro da una parte e lo fai subito dall'altra, che è la memoria fresca dei passaggi che hai fatti. Questo è un consiglio. Quindi vado direttamente, salto questi due, vado direttamente sul punto basso e faccio la mia maglia altissima marina qui, proprio nel punto basso contrario. 1 2 3 4 e 5 e via con l'altro punto basso, e ho fatto la mia V. Ok, adesso qui ovviamente seguite, no? Perché subito dopo farai la maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa, 3 catenelle, qui farai di nuovo la V e andiamo poi ad unirci e vediamo se troviamo altre difficoltà. Come vedi, io sono alla fine del mio giro. Vedi, qui è la maglia bassa iniziale, io qui ho fatto la V con le 5 catenelle e la maglia altissima, mi basta semplicemente fare 1 2 e saltare nella maglia bassa e ho chiuso il mio giro. Allora, io ho praticamente chiuso bene, quindi praticamente non ho avuto problemi per unire il mio giro. Voi potreste averne, cioè nel senso che qui avete 2 maglie altissime e non c'è lo spazio per fare la maglia bassa. Dovete fare in modo di far combaciare comunque il disegno. Quindi se per caso vi ritrovate con 2 maglie altissime non va bene, quindi trovate il modo di, anche se la fate qui la maglia bassa, però deve esserci la maglia bassa per unire. Dico la maglia bassa perché potreste trovarvi anche con 2 maglie basse vicine, quindi trovate il modo per, nello spazio che vi rimane, di aggiungere quello che vi manca. Se vi manca la maglia bassa la aggiungete, se vi manca la V delle maglie altissime la aggiungi, ok? Se per caso tu dici ma così io allargo troppo la mia manica, va bene, allora anziché aggiungere ruba maglie, cioè nel senso, anziché, se tu hai 2 maglie altissime, tu ne disferai una e fai in modo che salti bene anche lasciando più spazio, ok? Lasciando più spazio. In questo caso a me è andato bene così, quindi trovate, non vi fasciate la testa, in un modo o nell'altro cercate di far seguire il disegno. Ovviamente il proseguo è facilissimo, perché dove tu hai la maglia bassa farai le dobbiamo fare la V, no? Quindi farai le 6 catenelle. Ecco, una cosa, quando io inizio lascio comunque le 6 catenelle, perché 4 comunque sono per la maglia altissima e 2 di separazione, perché così non mi viene troppo ampia, cioè mantengo una V stretta, ok? La prima la mantengo un po' strettina. Se tu invece vuoi partire con le catenelle normali, quindi tu sappi che questa vale 4, 4 più 5, quindi farai 9 catenelle per partire, ok? Poi farai un'altra maglia altissima nello stesso punto, 3 catenelle, e qui mi fai la maglia bassa. Dipende semplicemente da te. Poi ci saranno persone che mi dicono sì Marina, il mio scalfo è ampio, e a parte che se parti con lo scalfo giusto va bene anche la manica, però io la voglio fare più stretta la manica, ok? Allora, per farla più stretta devi diminuire le catenelle, quindi anziché 5 ne farai 4, anziché 3, quindi puoi anche solo diminuire le catenelle delle V, anziché 5 ne fai 4 e lasciando le catenelle da 3. Oppure puoi diminuire il numero dell'uncinetto, anche qui ti aiuterà a stringere la manica. Ovviamente il contrario se vuoi allargare, ok? E se vuoi stringere ulteriormente, quindi anziché 5 ne farai 4, anziché 3 ne puoi fare 2. Quindi stringendo le catenelle ovviamente il giro rimpicciolisce, ok? Allora, dopo aver realizzato le maniche che io ho lasciato corte, proprio
appena accennate le maniche. E qui io non faccio nient'altro perché essendo molto elastico io penso di metterci un cordino proprio qui, dopo vedremo insieme. E quindi a me va bene così, come vedi, nonostante manchi la parte dietro, che adesso ti faccio vedere, questa parte qui, nonostante mi manchi questa parte, però amo proprio il risultato che dà in questo modo, cioè tenendolo così. Però ovviamente magari ci sono, magari per te hai necessità, vedi come elastico, hai necessità di avere più spazio qui sul seno e quindi vuoi colmare questa parte che manca proprio per aver lasciato lo spazio dietro. Ti faccio vedere due soluzioni che puoi adottare e vediamo se pratica teoria, però te lo faccio vedere perché appunto se ti necessita aumentare proprio nella parte qui sul davanti, vuoi magari a te arriva in questo modo e vuoi aumentare, ripeto, è molto elastico questo punto, quindi dovresti riuscire a starci, ma se non ci stai ti faccio vedere come fare, ok? Quindi, come detto, vedo di alzare un pochino la telecamera, ok. Come detto, potrebbero esserci delle amiche che mi seguono che hanno bisogno di, diciamo, di allargare la parte frontale del nostro cardigan, giacchino, come vogliamo chiamarlo. E quindi come facciamo? Semplicemente riattaccando il filo nella parte aperta del davanti e lavorare la parte avanti in giri di andata e ritorno. Quindi agganciamo il nostro filo a nuovo proprio in questo punto qui sopra, dove praticamente abbiamo poi tagliato il nostro filo per fine lavoro. Ok, riagganciate il filo e semplicemente riprendete il lavoro. Allora io faccio la maglia bassissima, rientro e faccio la mia maglia bassa. Quindi avendo già fatto la mia maglia bassa devo fare solamente 1, 2 e 3 catenelle, non 4 come facciamo normalmente quando giriamo, perché ho già la mia maglia bassa. E quindi procedo come sempre sulla maglia bassa, la mia maglia altissima con 5 catenelle di separazione e poi rientro. E va bene, e questa parte è inutile che te la faccio vedere, procedi praticamente come da disegno e vai avanti fino ad arrivare proprio dove c'è lo scollo, questo, la parte dietro del nostro collo, questa qui. Allora ho lavorato il mio primo giro dell'allargamento, quindi siamo partiti da qui, ho fatto tutto questo lato dell'apertura e sono proprio dove c'è la chiusura della manica, vedi? Proprio qua sopra. Quindi qui mi ritrovo un attimino, cioè devo cercare di capire come andare avanti. Io decisamente qui inserirei il mio punto. Allora, vediamo un po' se lo inserisco lì. Sì, perché tanto è tutto al contrario. Allora, proviamo a vedere se ci torna bene. Quindi salto questo foro, salto quello centrale della chiusura e vado decisamente, io volevo andare qui, mi sembra la distanza giusta, quindi salto questo e vado qui, quindi salto, salto, entro, questo no, e vado a fare il mio, ok, sì, difatti la distanza è giusta, poi faccio le mie 2, 3, 4 e 5. Dovete cercare voi di trovare il punto in cui, sempre con questo uncinetto lungo, ma io mi trovo così bene, vediamo di alzare la telecamera.
forse così non dovrei darvi più fastidi. Allora, poi abbiamo fatto quindi la maglia a V, 3 catenelle, adesso vediamo un po' dove andare. Mi sa che salto questa maglia e vado qui nell'unione, sì, vado qui. Te lo chiede anche un po' la maglia, adesso vedi? È perfetto così. 1, 2 e 3. Vediamo un po' dove siamo. Sì, direi di fare una maglia altissima, proprio anziché qui magari la faccio qui. Vediamo un po', qui abbiamo la maglia bassa. No, non è la maglia bassa. Allora andiamo proprio qui, quindi io faccio, vediamo che salto sto facendo, vediamo come mi viene andando qua. Da un po' che sto guardando questo punto, quindi vado qui. In realtà non c'è una tecnica, cioè dovete vedere voi come gira. Io così la vedo bene. 1, 2, 3, 4 e 5. Dovremo poi però rientrate nello stesso punto, qualsiasi sia il punto che hai scelto di entrare, ok? Ok, la tecnica è semplicemente quella che tu scopri, cioè quella che tu ritieni giusta per andare avanti. Io ti posso far vedere quello che faccio io, ma poi ovviamente la decisione spetta a te. Allora, vediamo dove siamo. Qui mi andrà la maglia bassa, ovviamente, qui mi andrà la maglia a V e quindi qui vado a fare la maglia bassa. 1, 2 e 3. Ok, maglia bassa, 1, 2, 3 e qui mi vado a fare la mia V. Ok, ho ripreso praticamente 1, 2, 3, 4 e 5, ho ripreso il mio giro. Se per caso non vi torna, che problema c'è? Tornate un pochino indietro, fate la V un pochino più spostata, fate in modo che comunque sia il disegno torni in un modo o nell'altro. Quindi, come io vi dico, la tecnica giusta è quella che tu troverai per il tuo, ok? Io ti ho fatto vedere il mio. Adesso io proseguo per l'altro lato del mio cardigan, per l'altro lato, e ci troviamo alla fine del giro. Siamo alla fine dell'altro lato, che se prima abbiamo iniziato col lato destro e adesso siamo sul lato sinistro, abbiamo fatto tutto il giro intorno al collo, siamo scesi e ovviamente si chiude come sempre chiudiamo con le 3 catenelle e entriamo nella parte interna della V e facciamo la nostra maglia bassa. Quindi da quello che hai capito, cioè, i giri sono sempre gli stessi, quindi tu ripartirai come sempre partivi fino a che riparti con le tue 6, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 catenelle, la maglia altissima, ok, le 3 catenelle e vai all'interno. Ora non hai più problemi e puoi fare giri di andata e ritorno in tutta l'apertura del tuo cardigan, in tutta l'apertura, fino ad arrivare all'ampiezza che ti occorre per chiuderlo, ok? Per chiuderlo. La lunghezza è inutile dirlo perché l'abbiamo scelta all'inizio, quindi la lunghezza ci sta, giusto? Ti faccio vedere con un giro in più il risultato sul manichino. E vedi la parte dietro, questo è il giro aggiuntivo che abbiamo fatto e non lo disfo, sai, lo tengo perché comunque mi rifinisce questa parte, va bene, perché poi non incide moltissimo sulla larghezza, io non lo volevo molto largo proprio perché, ripeto, essendo molto elastico, vedi, a me va bene proprio così, cioè non è che il filo abbia l'elastico dentro, è elastico il punto e di conseguenza vedi quanto si apre e di conseguenza io con questo giro non lo disfo, lo tengo così. Ok, quindi vi ho spiegato anche come allargare. Allungare no, perché allungare ovviamente l'abbiamo scelta fin dall'inizio e quindi non serve che andiamo ad allungare e quindi direi che ci siamo.
Voglio però darvi un'altra opzione. Allora, potrebbero esserci delle amiche che magari vogliono fare questo, cioè praticamente squadrare lo scollo, ok? Avete capito, no? Cosa intendo? Cioè fare uno scollo quadrato, quindi sempre aperto ma con lo scollo quadrato. Quindi per farlo è molto semplice. Ripartite di nuovo da dove siete, arrivate su e chiudete, per esempio vuoi chiudere in questo punto, chiudete qui con una maglia altissima, 2 catenelle, una maglia altissima, come se questa parte sia l'ultima della parte finale, ok? Se ti fermi qui. Se ti fermi qui farai ovviamente la maglia bassa, no? Perché questa qui ci va la maglia bassa, ok? E poi prosegui con il tornare indietro. Quindi saranno giri di andata e ritorno fino a che questa parte non si allunga, e farai esattamente quello che fai da questa parte. Magari prendi in considerazione, se parti con la maglia bassa, finisci con la maglia bassa, inizia e finisci nello stesso identico modo, ok? Quindi ovviamente il giro dopo ci sarà la maglia altissima, vabbè, ma questo lo sai già. E quindi scollatura quadrata, così avrai le due parti. Ovviamente quello che farai di qua farai anche da questa parte, ok? E avrai il tuo cardigan con la scollatura quadrata. Penso di avervi più o meno spiegato tutto. Ciò che mi manca, ecco, allora la bordura io la vedrei bene senza bordura, però se visto e considerato che voglio un qualcosa di molto semplice, potremmo lasciarlo proprio senza bordura. È bellissimo anche così, non ci vedrei niente di male a lasciarlo così, però ho provato a fare proprio dei punti bassi proprio solo per, diciamo, dare la manica soprattutto, ma sotto si arriccia leggermente sotto, quindi mi sa che vi propongo questo proprio per far sì che si distenda un pochino questo tipo di rifinitura. Perlomeno a me è leggermente, non è che si arriccia, rimane un pochino tirato proprio nel punto sotto, invece voglio che rimanga bello scampanato. Allora, vediamo un po'. Vi faccio vedere come fare questo punto, solo l'accenno, perché poi ragazzi, cioè, penso che veramente sia palese, ma solo farvi vedere come parto. Stesso uncinetto. Ripartiamo, anzi mi tolgo un po' di fili, anzi no, ripartiamo, vediamo di non fare, ripartiamo da qui, ok. Ora c'è un po' di fili, bene, vediamo di prendere quello giusto, ok. Allora, maglia bassissima, rientro, vediamo di nasconderne un po' e faccio una maglia bassa, ok. Allora possiamo fare in ogni archetto, ok, andiamo a fare 4 maglie basse, 1, e anche di qua cerco di nascondere i fili, 2, 3 e 4. Allora andiamo nel nodino e facciamo la maglia bassa. Ora di nuovo 1, 2, 3 e 4 nel nodino, maglia bassa, e andiamo avanti così. Qui è molto facile perché sono tutti uguali, perché stiamo parlando della parte laterale obliqua, no? Quante ne ho fatte? 1, 2, 3, 4, laterale obliqua della maglia, e di conseguenza gli spazi sono sempre gli stessi. Eccolo qua. Allora, ed è giusto così. Quindi andiamo avanti anche per il sotto facendo semplicemente 4
maglie basse nella solina, diciamo così, e una maglia bassa nel nodino. Il nodino è inteso questo, è inteso questo, è inteso questo. E vai avanti così per la parte sotto. Quando poi ti ritroverai di nuovo nell'angolino opposto, ok, hai lavorato così nell'angolino opposto, ti unirai. Allora, per esempio, io qui ho fatto solo una maglia bassa, ne farò altre due maglie basse nello stesso punto. Chiudi e taglia e il gioco è fatto. Io lo finirò sicuramente in questo modo. Adesso lo faccio e vediamo com'è il risultato, ok? Dove ho le maglie alte faccio la maglia bassa. All'interno delle 5 catenelle ne faccio solo 4. Poi di nuovo maglia alta, maglia bassa. All'interno delle 3 catenelle faccio 2 maglie basse. Quindi praticamente 2 maglie basse dove ci sono le 3 catenelle, una maglia bassa dove c'è l'unione o la maglia alta, e in questo punto dove c'erano le 5 catenelle ne ho messo solo 4. Provate a vedere se a voi gira bene, altrimenti mettiamo meno catenelle. Io adesso voglio fare questo cordoncino che faremo insieme, che mi serve per chiudere le due parti. Lo voglio chiudere semplicemente con un cordoncino. Per fare questo cordoncino, che adesso tra l'altro chiudo, di questa dimensione, aspetta che ti do la dimensione. Allora, lungo circa 50 centimetri, 50 centimetri. Ok. Per fare appunto questo tipo di cordoncino, questo non lo chiudo perché poi lo chiuderò direttamente sul cardigan con una codina che mi serva appunto per rifinirlo, farò in questo modo. Allora, innanzitutto tagliamo il filo del cordoncino. Dobbiamo avere una codina. Se avete il mio stesso filato, un filato comunque da lavorare con il 3,5, una codina di 2 metri, quindi calcoliamo 2 metri di codina, mi è caduto il metro, e abbonda 2 metri. Andiamo a prendere i nostri 2 metri, questo è uno, tolgo il metro perché non mi serve più, caduto in terra anche questa volta. Andiamo a doppiare il nostro metro, ok, e aggiungiamo una parte, sempre meglio eccedere. Ok, adesso abbiamo la codina che scende giù e il filato, te lo lascio qui così lo vedi bene, e il filato del gomitolo da questa parte. Andiamo a fare una solina classica per partire. Ok, come vedi questa è la codina e questo è il filo che noi lavoreremo normalmente. Quello che andiamo a fare è questo: tieni il filo del gomitolo verso fuori, quindi questo, prendi la codina che è questa, la porti sul gomitolo, sul gomitolo, la porti sull'uncinetto, prendi il filo e chiudi tutte e due le asoline. Ripeti, filo sull'uncinetto sul davanti, prendi il filo del gomitolo e chiudi. Filo della codina sul davanti dell'uncinetto, filo del gomitolo sull'uncinetto e chiudi. Codina, gomitolo, codina, gomitolo, e vai avanti nello stesso modo fino a raggiungere l'ampiezza che ti occorre del tuo cordoncino. Quindi sul davanti la codina, prendi il filo del gomitolo e lo porti dentro, sul davanti, dentro, sul davanti la codina e dentro col gomitolo, codina, gomitolo,
e vai avanti così e avrai il tuo cordoncino, direi dimensionale, tridimensionale, 1, 2, 3, quadrimensionale, si può dire, 4 dimensioni. Vai avanti così, io con i miei termini. È semplicissimo, come vedi. Fino alla lunghezza che desideri. Il cardigan è finito. Io ne vado letteralmente pazza. Ogni volta dico, mi piace da morire, più di tutti gli altri, ma mi rendo conto che è un amore, così. Questo è un amore che è un po' particolare, cioè appena ne finisci uno ti sembra che ti possa piacere più di quello precedente, ma questo mi piace veramente tanto. Io non so quale avete scelto, quale versione avete scelto, se avete fatto il gilet, il bolerino corto, lo spolverino, il cardigan, il coprispalla, non lo so, non lo so. Io spero di vederli, spero di vedere questi attimi, spero di vederli e spero veramente che ti sia piaciuto realizzarlo insieme a me. Grazie di tutto, un abbraccio!